Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Amira Billy Garkan, che è una cantante lirica che già da bimba era un portento. Ho già fatto la reaction su Oh mio bambino caro, lì aveva 10 anni. Qui invece canta Amazing Grace all'età di 13 anni, quindi sono molto curioso di capire se ha già fatto il cambio di voce o se lo sta facendo. Sono molto curioso, ok? Non ho mai ascoltato questa esibizione, se volete vederla senza interruzioni e senza il mio commento tecnico la trovate qui sotto in descrizione. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Andiamo ad ascoltare insieme. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Che brava! Allora, intanto molto suggestivo questa introduzione con le cornamuse che entrano, in scena passando dal pubblico e poi questo intro orchestrale, veramente emozionante. E lei poi inizia a cantare ed è veramente incredibile. Si vede che sta già crescendo, quindi è già un adolescente, okay, rispetto all'ultima volta che l'ho vista che era proprio una bambina, okay? Si sente che anche la voce è cambiata. Probabilmente il cambio di voce l'ha già fatto, però non so se sia ancora completamente, appunto, portato a termine, perché non lo so, ho un po' quell'impressione che sia ancora una fase un po' di transizione e quella è l'età, okay, per fare questa transizione, secondo me. O probabilmente l'ha già fatto, ma ha un po' di strascichi del cambio di voce. Lo sento un po' dal fatto che c'è un po' d'aria nel suono, non tanta, però un pochettino tende ad esserci, cosa che invece non avevo constatato quando era più piccolina. Sento anche il respiro un po' più rumoroso, okay, e secondo me è dovuto a quello. Secondo me ha ancora un po' il tratto vocale in via di assestamento, secondo me. Quella è un'età molto delicata, ed è normale che sia così. Lei comunque è bravissima, proprio lei è un talento perché me l'avete scritto voi nei commenti, infatti vi ringrazio. Io credevo che avesse studiato fin da piccola, magari coi genitori che la spronavano a cantare, e invece no, lei ha imparato guardando video, da quello che ho capito, video su YouTube di cantanti lirici, cantanti liriche, e imitandole ha trovato la sua tecnica. Questa è una cosa, che alcuni sono in grado di fare. Abbiamo visto per esempio, Marcelito Pomoi, che è un cantante, un imitatore sicuramente, ma proprio, ha imparato la tecnica imitando appunto i cantanti e le cantanti che lui amava ascoltare.
Normalmente non è così, normalmente abbiamo bisogno di una guida, okay, di un vocal coach, di un insegnante che ci dica: "Okay, così va bene, così non va bene, attento a questa cosa." Cioè, invece lei, per esempio, no, ha imparato da sola ed è veramente solida, veramente molto brava. Comunque andiamo avanti e poi ascoltiamo meglio anche un po', le sfumature della sua voce. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Twas His that brought me safe this far, and grace will lead us home. And grace will lead me home. Allora, bravissima. Qui ha sempre questa impostazione lirica, okay, però la sento un po' più moderna qua, probabilmente anche il brano, non lo so, che si presta a questa reinterpretazione un po' più moderna, non lo so. Infatti comunque sono curioso di ascoltare altre sue esibizioni e soprattutto altre sue esibizioni da adulta, okay, perché ho visto che ci sono esibizioni anche, da maggiorenne, okay? Comunque l'impostazione generale è comunque lirica, quindi molto verticale, palato molle alzato, vedete anche protrude le labbra, fa tutte queste cose che, sono proprio prerogativa del canto lirico e non del canto moderno. Vedete non articola neanche moltissimo con la bocca, anzi mantiene comunque una posizione abbastanza stabile, lei è molto brava in questo ed è molto, molto rilassata, veramente, non sta facendo nessuna fatica, è precisissima, bravissima, il vibrato sempre regolare musicale, la risonanza molto ben gestita, molto ben piazzata, cambi di registro molto ben fatti, senza ostacoli, senza stacchi o senza insicurezze o instabilità. Brava, veramente molto brava, non si può assolutamente dire niente. A quell'età cantare in questa maniera è impensabile, okay, io credevo non fosse possibile, eppure è arrivata lei a smentirmi. Brava, andiamo avanti.
Okay, okay. Allora, bravissima. Ha fatto delle note anche molto alte, precise, senza difficoltà, veramente super brava. Ehm, ed è veramente a suo agio su questi palchi grandi, senza nessuna paura, senza nessun tipo di instabilità anche vocale dovuta magari all'ansia. No, lei è proprio tranquilla e rilassata e sta cantando come se stesse cantando a casa sua, serena e senza nessun tipo di problema. Brava, veramente molto brava. Riascoltiamo quelle note acute che ha fatto qui. Allora, vediamo se le ritrovo. Altra menzione d'onore al coro. Bravissimi, molto bella la parte corale, molto, suggestiva. Bravi. Dopo, scusate. Okay, vediamo che nota è. Okay, è un mi bemolle 6. Okay, vabbè, è altissima. Okay, ma aspetta, scusate, vorrei risentire quella nota altissima che ha fatto. È un po' prima. Sembra quasi un fischio, sembra quasi un M3 che si ricollega a un M2, ma probabilmente no, è probabilmente un M2 veramente molto, molto acuto, assurda, bravissima, ha fatto una nota incredibile con una scioltezza e una facilità impressionanti. And grace will lead me. Oh. Okay, brava. Qua quando è tornata su questa ottava bassa, è ritornata in M1, quindi, qui, quando canta su queste note, mi sembra un po' più moderna come atteggiamento, okay, ma quel moderno che chiaramente cioè ha un suo riferimento nel canto classico, però si sente un pochettino questo suono più verso il petto e meno verso la testa in questo caso, mentre nella parte precedente chiaramente era tutto voce di testa. Qua invece è un pochino più anche più ariosa, ma secondo me lo fa apposta anche. Quel suono arioso che dicevo all'inizio, oltre al fatto che può essere che sia anche dovuto al fatto che sta cambiando, insomma sta crescendo, quindi sta cambiando la sua voce, però mi sembra voluto anche, cioè ricercato per addolcire un po' e rendere questo suono un po' più moderno qua. Lead me. Secondo me sì. Poi guardate com'è molto brava, è molto brava a gestire le vocali, quindi questa I l'ha fatta, arrotondandola, I, e portandola verso la U praticamente, e trovando questa rotondità, che le mantiene anche una stabilità su tutte le vocali che va a creare. La I che è la vocale più anteriore e più, alta come posizione anche della laringe, qui per tenere la laringe giù o comunque in una posizione neutrale, l'ha portata verso la U. Brava, su questo non c'è niente da dire, anche questo probabilmente l'ha imparato, per imitazione. E per imitazione riesce a controllare il fiato in maniera impeccabile senza aver studiato. Poi magari, dopo il primo successo sarà stata sicuramente seguita da una vocal coach, non ho idea.
Credo di sì, perché poi quando ottieni il successo devi anche mantenerlo, quindi, secondo me sì. Però brava, perché è veramente impeccabile. Riascoltiamo il finale? E qua è ritornata su questo M2 di testa, con questo suono assolutamente da soprano lirico. Vediamo che nota ha fatto. Dovrebbe essere questa qui, mi bemolle 5. No, più alta. No, è un sol 5. Con facilità, leggerezza, tranquillità. Brava, veramente bravissima. Ok, a questo punto io direi che il prossimo step sarà ascoltare appunto Amira da grande, quindi da maggiorenne. Magari fatemi sapere nei commenti quale vorreste che fosse la prossima reaction su di lei e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa performance incredibile. Brava, veramente tanto. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!